Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Style di novembre 2023. Già vediamo in copertina una bellissima cappotto, giacca in jeans. Ci piace molto. Andiamo a vedere. In questa pagina abbiamo quadretti scozzesi, cioè diciamo in queste pagine abbiamo di moda, abbiamo una moda british, quindi una moda stile inglese con quadretti scozzesi, tweed, linee eleganti e via dicendo, questo bellissimo cavallo bianco. Qui abbiamo questo bellissimo abito molto particolare, lo possiamo vedere qui nel figurino, è l'abito numero 117, le taglie dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. Ed è un abito molto particolare perché allora è caratterizzato taglio in vita, l'alta fusciacca sagomata che sottolinea il punto vita e quindi rende proprio molto femminile questo vestito. Le maniche sono lunghe con dei polsini, rimane un po' scampanato, quindi ne accentua il movimento, poi ha delle pens sia nella parte del davanti che del dietro e si può fare o dello stesso tessuto come questo qui che è un tessuto di viscosa stato utilizzato, il foulard è di Hermès, adoro i foulard, scrivimi nei commenti se piacciono anche a te, e in questo caso si può fare anche di colori diversi, per esempio la parte centrale si può fare un colore più chiaro, le maniche un colore più scuro, l'usciacca si può fare dello stesso colore delle maniche e poi la particolarità è anche lo scollo a V, una bella V, dietro ha la cerniera lampo invisibile. È diviso dietro infatti, perché quando c'è la cerniera lampo non è mai nella ripiegatura della stoffa, ma perché appunto, tra l'altro secondo me vestono molto meglio i vestiti cuciti dietro, perché risultano più avvitati, quindi più femminili. Qui abbiamo il modello, il trench coat della copertina, molto molto carino, bello perché è stato realizzato in denim e questo trench e io non ho mai cucito trench, ho cucito cappotti, ma trench, vabbè il trench è simile al cappotto, questo mi piacerebbe ecco realizzarlo perché in jeans mi piace veramente tanto, lo indosserei moltissimo, lo sfrutterei al massimo ed è il numero 107, le taglie dalla 36 alla 48 a 3 pallini su 4 di difficoltà. Ti voglio dire che le taglie Burda non sono taglie italiane, ma sono tedesche, per cui vestono molto grandi, quindi tra l'altro questa è fino alla taglia 48, quindi vestirà una taglia veramente grande. È caratterizzata appunto da 4 bottoni e la cintura in vita. Qui abbiamo una giacca con questo bellissimo cavallo. Io adoro i cavalli. Da piccola andavo a cavallo, facevo equitazione, quindi io adoro i cavallini. Sono meravigliosi. E allora, questo è una giacca, la 127, le taglie dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. Questo tessuto è un tessuto jacquard con maxi piede pull. Allora, questi maxi piede pull, a parte che questo è un aranciolino, a me per esempio starebbe male, quindi stiamo attenti a scegliere le stoffe dei tessuti che possono stare bene con il nostro incarnato, col sottotono di pelle. Io per esempio ho il sottotono freddo, questo colore non ci starebbe assolutamente, non mi starebbe assolutamente bene. Allora, il piede pull io adoro questo tipo di tessuto, però è un tessuto formato da tutti questi piedi di piede pull prende il nome dal francese che è piedi di gallina, perché questi sembrano piedi di gallina, per questo motivo che ha preso questo nome. E questi tendono, questo tipo di fantasia, chiamiamola così, tende ad aumentare la figura, a ingrossarla. Quindi se sei un po' sovrappeso, ti sconsiglio, o sei un po' di pancetta, se non sei proprio magra, ti sconsiglio di utilizzare questo tipo di tessuti, ma di utilizzare un tessuto a tinta unita. Non è di facile realizzazione, ha la zip nella parte centrale e poi ha questi grandi revers. In questa pagina abbiamo questa bellissima gonna, la classica gonna a tubino, che si arricchisce di 2 ampie tasche, sì, ha 2 tasche laterali. A me non piacciono le gonne con le tasche, però se ti piacciono, per carità, nessuno ti obbliga. Ha la cintura in vita, ha la cerniera lampo nella parte del dietro
ed è stata realizzata in un misto lana. Allora, questo tipo di gonna io lo voglio fare, lo avevo anche già fatta la gonna tubino con il cinturino, vorrei rifare per me perché ho del tessuto stile Chanel e piacerebbe cucirla, insomma una gonna stile Chanel perché vorrei fare il completo, gonna stile Chanel e giacca stile Chanel. E questa potrebbe essere una gonna che può, senza le tasche, che può essere utilizzata per questo tipo di gonne, quindi ti consiglio di comprare il giornale in modo tale da potermi seguire con il cartamodello. Qua la vediamo sempre indossata, ecco qua, bellissima, indossata con questo cardigan, bellissimo, con questa borsa, veramente di un'eleganza unica. Qui abbiamo invece una blusa, la numero 108, va dalla taglia 36 alla 48, 2 palline su 4 di difficoltà, ha uno scollo a punta con piccoli revers. La linea è semplice, come possiamo vedere qui è dritta, 2 pence al seno e alla spalla scesa e sono rifinite con alti bordi che a piacere potete realizzare di un colore diverso, assolutamente sì. Dobbiamo sempre osservare il figurino, perché dal figurino vediamo molto. E vediamo che, per esempio, questo bordo della manica possiamo farlo di un colore diverso. Possiamo anche utilizzare 3 tessuti diversi che chiaramente devono andare d'accordo. Quindi, per esempio, un tessuto nella parte centrale, ad esempio, con dei fiori e le maniche con dei colori che riprendono i colori dei fiori predominanti. Su questo bisogna avere un po' di gusto ad abbinare i vari tessuti fra di loro. Modello con scuola di cucito sono questi pantaloni, lo stesso anche questi mi piacciono molto, eccoli qua, sono pantaloni che sono a 2 pallini su 4, quindi non sono difficili, sono un pochettino più complicati rispetto alla media, però sono più facili rispetto al cinturino, quando dobbiamo fare il cinturino e la patta. Qua hanno una patta finta, quindi sono un pochettino più eleganti perché sono sempre stile palazzo, pantapalazzo, però hanno alti risvolti, il cinturino è elasticizzato, quindi non ci fa tanta paura, quindi diciamo che per arrivare a confezionare il pantalone più difficile, questo fa da intermediario tra il facilissimo e il più difficile. Quindi io questo lo vorrei prendere come modello per fare un tutorial, quindi anche per questo compro il giornale, te lo consiglio, così hai il cartamodello, lo possiamo utilizzare. È stato utilizzato un misto lana. Camicia numero 115, va dalla taglia 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà ed è una camicia molto particolare perché è stata realizzata in similpelle. Sì, in similpelle. Come possiamo vedere, infatti rimane un po' rigida, lo vediamo qua, un po' rigida. La particolarità sono le maniche con questi 2 riprese, ampie maniche con i polsini, è veramente bellissima secondo me. Non ho mai pensato di realizzare una camicia in similpelle. Ovviamente la similpelle deve essere leggerissima perché, come ovvio, rimarrebbe troppo rigida. Veramente molto, molto originale, mi piace. Qui abbiamo una giacca stile Chanel, un blouson. Ovviamente noi possiamo farlo anche senza questa parte, diciamo, arricciata nel fondo. Possiamo farla semplice, ecco, perché come vediamo qua adesso assomiglia molto, anche perché poi è stato utilizzato un tessuto di mistolana scozzese e questa è bellissima, veramente bellissima. Mi piacciono anche i bottoni, io ne ho simili di bottoni fatti così, utilizzati appunto per la giacca. I bottoni gioiello. Si può utilizzare ovviamente un altro tipo di tessuto a tinta unita o un tessuto di tweed classico. Ecco, possiamo variare, possiamo farlo secondo me anche in un tessuto più leggero, ecco, rispetto a questo che è un tessuto bello sostenuto, anche un pochettino più leggero. Qui abbiamo un abito che mi piace moltissimo, è l'abito numero 104. Io tendo a usare poco gli abiti in inverno, non so perché. Questo potrebbe essere un abito molto carino che potrei realizzare ed è un abito, come possiamo vedere dal figurino qui, che è tagliato in vita, ha vari tagli, ha il taglio in vita, poi è molto largo, scende bello largo, quindi assolutamente slancia la figura e sta bene a tutti i tipi di fisico.
e poi ha dei tagli a livello del sopra il seno, e tutti questi tagli si possono utilizzare, come ti dico sempre, per utilizzare eventualmente stesso tessuto oppure tessuti diversi di colori diversi, ma anche tessuti diversi. Possiamo utilizzare lo stesso colore in tessuti diversi e comunque sarà diverso perché la resa sarà diversa. Le taglie vanno dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è stato realizzato in tweed di lana. Veramente molto molto bello. Questo mi intriga molto. Qua abbiamo la scuola di cucito dei pantaloni che vorrei fare insieme a te. Ecco qua tutta la spiegazione. Poi qui abbiamo un abito bellissimo, spettacolare. È un abito che è il numero 130, taglia dalla 36 alla 44, a 3 pallini su 4, che è caratterizzato da un corpetto aderente a bustier e con coppe modellate, quindi un pochettino difficile da realizzare questo. Anche le stecche, quindi diciamo che questa è, riprende la moda, diciamo, delle passerelle, che vede appunto questi tipi di abito con i bustier. Se sei una principiante non ti consiglio di farlo perché è abbastanza complicato, ecco, da fare. La gonna è molto ampia. Io direi che un abito del genere è un abito proprio da sera, anche da Capodanno, quindi se devi confezionare qualcosa per i tuoi clienti o vuoi sbizzarrirti per un bellissimo e indossare un bellissimo abito a Capodanno, questo fa proprio per te. Ed è stato realizzato in tessuto moiré. Lo vediamo anche qui, bellissimo, veramente bello, spettacolare. E qua ci insegna a mettere le stecche. Bellissimo questo colore, io lo adoro, è uno dei miei colori preferiti, che tra l'altro a me sta molto bene perché ho un sottotono freddo di pelle, perché questo è un colore freddo. Abbiamo il blazer, che è questo qui che vediamo qua, che è il numero 116, taglia dalla 36 alla 44, a 3 pallini su 4, ha le spalle ben definite, punto vita disegnato dai fianchetti, perché ha dei fianchetti qua che delineano il punto vita, quindi fanno sì che rimanga bello aderente, bello sottolinea la vita, è bello sagomato. Questo si può indossare con i jeans, con un paio di pantaloni come questi eleganti, ci si può sbizzarrire. Questo, il colore è Royal Blue ed è il colore reale, cioè dei reali. I pantaloni che vediamo qui sono il numero 113, le taglie dalla 36 alla 44, a 2 pallini su 4 di difficoltà. La linea è ampia e fluida, il cinturino è elasticizzato ed è un cinturino molto particolare perché è un cinturino in lurex. È una variante rispetto a quella precedente dei pantaloni, perché in questo caso il cinturino è stato attaccato al pantalone, quindi è visibile. Ci sono in vendita di cinturini che sono molto particolari come questo, anche in raso, io ne ho messi da parte, ecco, per confezionarli e magari lo possiamo anche fare insieme, anche questa variante. Tasche alla francese e finta allacciatura nel centro davanti, quindi la patta è finta. Vestito. Abito numero 118, taglia dalla 36 alla 44, un abito semplice, 2 pallini su 4, comodo da indossare, ha la cerniera a lampo sul dietro, che è tagliata la parte del dietro, la parte del davanti è tagliato in vita con delle pens, che fanno sì che venga proprio la vita ben evidenziata. Lo scollo è bello a V come vediamo, le maniche sono belle abbondanti con il cinturino, con il polsino arricciato e il taglio è raglan delle maniche. Anche in questo caso, se tu non vuoi fare un abito ma vuoi farti una blusa, per esempio, puoi tagliare, per esempio a questo livello, o al livello che vuoi ovviamente, il cartamodello e farti una blusa da indossare con i pantaloni, perché è veramente molto bella, realizzata anche in questo caso o con tessuti dello stesso colore diversi, per esempio le maniche in pizzo e questa parte nera semplice, per esempio, non so, un cadì oppure un altro tipo di tessuto, però sempre nero con nero. Quindi puoi osare. Ed è caratterizzata anche da questa cintura che anche questa dello stesso tessuto è stata realizzata del vestito e anche questa si può realizzare anche per una blusa ed è molto carino indossato anche quindi con una gonna oppure con un paio di pantaloni, anche con dei jeans. Quindi possiamo veramente modificare questo modello. Qui abbiamo una blusa numero 109 che abbiamo visto già precedentemente e ha la scuola di cucito.
In questo caso differisce rispetto all'altra perché è stata realizzata prima di tutto in raso di seta, quindi molto leggera, come possiamo vedere dalla modella che lo indossa, e poi caratterizzata da queste maniche molto molto carine che fanno molto, diciamo, chic, secondo me molto chic, e che sono state realizzate con il filo elastico. Sì, effetto scenografico qua dice. Ampie maniche trattenute nei puzzi da fitta arricciatura. Molto molto bello, mi piace molto. Ecco, questi tessuti molto leggeri, come può essere la seta, come può essere il voile, tessuti così leggeri, possiamo realizzare il polsino con la ricciatura, il metodo della ricciatura. Nel mio canale trovi il video su come fare la ricciatura con la macchina per cucire, è facilissimo. Ha lo scollo anche questo a V con piccoli revers. Qui abbiamo il cappotto numero 119, taglia dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è stato realizzato in nylon impermeabile, ovata per l'imbottitura e fodera lucida. È caratterizzata da questo cappuccio, le maniche raglan, ha le tasche che possiamo mettere o non mettere a nostro piacimento. Possiamo anche indossarlo con una cintura. Con la cintura sarà evidenziata la vita, quindi risulterà più elegante, più femminile. Ed è caratterizzata anche da questi spacchi che vediamo qua arrotondati, che ne fanno veramente un capo originale. Camicia a cappotto è numero 114, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà. È un cappotto caldo, comodo e nello stesso tempo anche sportivo elegante. È stato realizzato in loden, bottoni sul davanti in tinta, 2 tasche grandi nella parte del davanti, la manica bella morbida che termina con un polsino, sempre tenuto dal bottone. Gli spacchi laterali, anche in questo caso, spacchi laterali tondi, molto bellini, mi piacciono molto, fammi sapere nei commenti se ti piacciono anche a te. E anche questa può essere realizzata con una cintura in vita, oppure puoi aggiungere una cintura che hai tu a casa, magari con elastico. Qua abbiamo la felpa numero 123, la taglia va dalla 36 alla 44, a 2 pallini su 4 di difficoltà, ed è stata realizzata in un tessuto teddy. Allora, io i tessuti teddy non li posso vedere, non li posso sopportare perché sono carini così da vedere, ma da indossare ingoffano. Quindi a meno che tu non sia filiforme, e allora sicuramente ti staranno bene, ma non lo so neanche in quel caso, secondo me non donano, ecco, alla figura, ma questo è un mio parere. La linea è ampia, bella bella grande, come possiamo vedere. Pulsini, collo e la parte dell'orlo sono stati fatti con una maglia a costine, ma non lo so, mi lascia molto perplessa questo modello. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Qui abbiamo dei pantaloni molto particolari. I pantaloni sono il numero 124, le taglie dalla 36 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà, e sono pantaloni che possono essere realizzati per esempio in un tessuto come questo, in paillette, oppure vendono anche dei tessuti luccicanti, in glitter, tessuti particolari come questo. Chiaramente si possono indossare solo per occasioni importanti, cioè non di certo per uscire la mattina, ecco, per andare a mangiare una pizza, per andare al ristorante, per andare a una festa e anche per Capodanno, volendo. Non sono di difficile realizzazione, hanno il cinturino in vita, 2 pence sia sul davanti che sul dietro, cadono belli morbidi, hanno la zip sul fianco e la fodera di leggera charmeuse che li rende molto piacevoli da indossare. Super bellissima è la shirt numero 102, la taglia dalla 36 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà, molto particolare. Perché? Perché prima di tutto ha lo scollo, come vediamo, asimmetrico, che è chiuso da una zip invisibile. Le arricciature sui fianchi che si intravedono, qui sui fianchi ci sono delle arricciature e la manica è molto lunga, sono maniche a guanto, come possiamo vedere qui, sono maniche a guanto molto particolari, quindi fanno calduccio d'inverno. Ovviamente anche questa la possiamo modificare come vogliamo, possiamo eliminare, ecco, le maniche così, le possiamo fare anche più corta e possiamo anche non realizzare questa parte qui, quindi modificando il cartamodello possiamo farlo se ci piace, per esempio queste riprese, queste arricciature sui fianchi, se ci piacciono e vogliamo rilevare comunque il cartamodello ma non ci piace la parte superiore,
possiamo modificare il cartamodello e fare uno scollo tondo. Qui abbiamo il modello che arriva fino alla taglia 48, modello facile, la maglia 122, taglia dalla 36 alla 48, infatti è un pallino di difficoltà. Quindi a me queste, diciamo, queste bluse non mi stanno per niente bene, sono facilissime, ne farei una al giorno, da quanto sono facili, ma non mi stanno per niente bene. Collo a barchetta, questo mi piace molto, mi sta anche molto bene, e ha la linea dritta, proprio dritta, e le maniche sono a pipistrello. Ecco, a me non stanno bene, per esempio, le maniche a pipistrello, ed è un modello che può essere utilizzata sia di giorno che di sera, ed è soprattutto facilissimo da cucire. Con questo tessuto che è stato riutilizzato, che è una stoffa di maglina leggera, che è un po' sbrilluccicosa, come possiamo vedere. Ed ecco qui, Dulcis in fundo, una gonna che mi piacerebbe, anzi voglio realizzare. Questa la voglio realizzare. È la numero 111. Questa perché la voglio realizzare? Perché è facilissima per principianti, perché ha la coulisse in vita, quindi non è il classico tubino difficile per alcuni, perché dobbiamo mettere la cintura, la cerniera lampo e allora ci spaventiamo. Questo è veramente facile, come i pantaloni palazzo con la cintura in vita, fatta di punto di elastico, anche in questo caso, per questo caso è lo stesso, però una gonna ha la lunghezza al ginocchio, indossata con degli stivali sta benissimo, super bene, quindi è super sfruttabile come gonna, tra l'altro anche con le sneaker secondo me sta bene, ed è carina come è stata abbinata con il collo, con la maglia, con il luppetto e la giacca. La scuola di cucito, abbiamo visto prima la blusa, un'altra blusa che vediamo qui è la numero 128, va dalla 36 alla 48, a 3 pallini su 4 di difficoltà, ha delle maniche molto importanti, come possiamo vedere qui, non so se si vede bene, sono le maniche molto molto grandi, chiuse da un polsino con i bottoni. Lo scollo è rotondo, poi ha delle pence al seno e poi degli spacchetti laterali e poi la parte del davanti è con asole e bottoni. Qui abbiamo un abito molto particolare. Vediamo questo abito che è stato realizzato in denim, quindi in tessuto di denim. Si può, secondo me, cucire anche con altri tessuti, tipo anche tessuti più leggeri, in cotone, non so, anche in velluto, un bel velluto, bell'abito di velluto, così molto bello. Tra l'altro ha vari tagli, è tagliato in vita ed è tagliato anche a livello del seno. Quindi la parte superiore, che sarebbe questa, quindi delle maniche e del collo, si possono realizzare in un tessuto, per esempio, trasparente o di pizzo, oppure un tulle. Poi questa ultima parte si può realizzare in un tessuto diverso, quindi magari come in questo caso un tessuto bello sostenuto, anche perché abbiamo la cerniera lampo dietro, le maniche sono fatte in due parti, quindi tipo una giacca, è modellato quindi dai tagli appunto di questo corpino e della gonna. Veramente molto bello, particolare, però non è tanto facile perché ha 3 pallini. Qui abbiamo un altro abito che mi piace molto, anche se a me non stanno bene queste maniche a pipistrello, questo è l'unico problema, perché per il resto mi piacerebbe farlo, è l'abito numero 121, le taglie dalla 36 alla 48, un pallino di difficoltà. Però se a te sta bene a livello di fisico, perché comunque ha lo scollo a barchetta e ci piacciono le maniche belle ampie, con la cintura in vita, se hai un fisico a clessidra e a pera lo puoi tranquillamente mettere, ti starà benissimo. Lo puoi cucire in pochissimo tempo perché è veramente facile da realizzare. Nel caso, se proprio le maniche non ti piacciono così voluminose, si possono modificare a livello di costruzione del cartamodello. Ha in vita, tra l'altro, una coulisse con un elastico. È stato realizzato in un tessuto di maglia. Qui abbiamo la shirt che abbiamo visto precedentemente, quella un po' particolare, e in questo caso è la 101 dalla taglia 36 alla 44 a 2 pallini. Anche in questo caso ha lo scollo asimmetrico con arricciatura e zip laterale e regala movimento alla shirt di linea dritta. Quindi in questo caso non è stata arricciata, quindi come possiamo vedere anche Burda ci propone lo stesso cartamodello con delle modifiche. Per esempio in questo caso non è stata arricciata nella parte dei fianchi, ma è
lasciata libera, lasciata morbida, che scende sui fianchi. Le maniche poi sono affusolate ed extra lunghe. Anche in questo caso, se non ci piacciono extra lunghe, le possiamo fare ovviamente più corte modificando il cartamodello. Questo tipo di tessuto lo sconsiglio chi ha un, diciamo, un fisico a mela, perché allarga la figura. Sempre meglio utilizzare dei tessuti in tinta unita. Qui abbiamo una gonna numero 106, taglia dalla 36 alla 44, due pallini di difficoltà, quindi non è difficile da realizzare. Rimane un po' a campana con la cintura in vita, poi è tagliata nella parte centrale, sia del davanti che del dietro. Nel dietro c'è la cerniera lampo e anche delle pens nella parte del dietro e nella parte del davanti invece ha delle tasche alla francese. Questa è stata realizzata in similpelle. Io ne avevo realizzata una così, in similpelle simil coccodrillo. L'avevo sfruttata tantissimo perché era bellissima. Penso di averla ancora, non mi ricordo perché alla fine non mi stava più, perché ero ingrassata, quindi me la dovrei rifare. Questo tipo di tessuto è veramente bellissimo. Tra l'altro ha una cucitura anche qua a livello delle cosce. Ovviamente noi possiamo, quando estrapoliamo il cartamodello, possiamo anche farla tutta unita. Cioè, non è detto che dobbiamo fare per forza questo taglio, possiamo direttamente farla dritta, lunga, unendo le due parti del cartamodello con lo scotch e direttamente poi lo mettiamo nella stoffa. Qui abbiamo una camicia, che è la numero 129, taglie dalla 36 alla 48, ha 3 pallini su 4 di difficoltà. La camicia che cattura l'attenzione, perché ha questa stampa molto particolare, come ti ho detto prima, mi raccomando, se hai un fisico per esempio a mela, oppure un fisico a triangolo rovesciato e quindi hai la parte superiore del corpo più evidente rispetto alla parte inferiore, molto più voluminosa, ti sconsiglio questo tipo di stampe. Questa l'abbiamo vista comunque prima, ha il colletto piccolino, ha le maniche molto ampie, con il pulsino con il bottone. Le maniche sono state attaccate molto basse, cioè la manica è scesa, con due pens nella parte del davanti e arriva fino alla taglia 48. Qui abbiamo volume maxi, la blusa 120, le taglie dalla 36 alla 44, ha 3 pallini su 4 di difficoltà ed è scenografica anche questa, molto particolare perché come possiamo vedere ha delle tigri. Io sono una tigre come animale, cioè se mi chiedi che animale sei, Cristiana, sono una tigre, quindi già mi piace questo tipo di maglia, però vale sempre il solito discorso che sei la parte superiore del corpo importante, quindi un seno abbondante, per fare un esempio, questo tipo di maglia enfatizza ancora di più le tue volumi e le tue forme. È molto particolare perché non solo per le maniche ampie, ma anche l'attaccatura sagomata, cioè qui ha un'attaccatura fatta così, sagomata, ed è bellissima questa maglia, perché la possiamo anche in questo caso realizzare in tessuti diversi, oppure quindi colori diversi o tessuti diversi dello stesso colore, come sempre ti dico. Veramente bellissima, ha delle pieghe tra l'altro nella parte delle spalle che modellano le spalle, creando un gioco di forme e di scollatura. Anche questa è veramente molto molto bella. Qui abbiamo un vestito che arriva fino alla taglia 48, è l'abito numero 125, dalla 36 alla 48, 2 pallini su 4 di difficoltà. La linea è a trapezio, non ha cuciture divisorie nella parte del davanti, ha una scollo a V, poi ha delle pens nel seno e poi la parte del dietro invece non è nella ripiegatura, per cui è stata cucita e quindi tende a evidenziare più la vita. Si può indossare anche con una cintura, mi piacerebbe molto di più. Bella l'idea di indossarla con gli stivali, mi piace molto l'idea. Anche questa è molto bella, è stata realizzata in viscosa, quindi tessuto molto leggero. Gilet lungo, molto bello, anche questo come capo, da avere nell'armadio, perché ci risolve molti problemi, specialmente nei cambi di stagione, ed è il numero 105, va dalla 36 alla 44, è un pallino di difficoltà. È super facile, arriva fino alla taglia 48, modello easy, arriva fino oltre il ginocchio, quindi è bello lungo. Ovviamente se lo vogliamo fare più corto lo possiamo fare. Dritto, privo di abbottonature e senza maniche, anche se qui magari ci può ingannare
la modella indossa un maglione. Il modello è questo che vediamo qui, quindi rimane bello dritto, senza maniche. Dritto senza maniche. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Burda Style di novembre 2023. Fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, quali vorresti realizzare, se sei d'accordo con me nel realizzare alcuni modelli piuttosto che altri, scrivimelo nei commenti, iscriviti al canale se sei la prima volta che entri in un mio video, quindi nel mio canale, e guardi un mio video, e clicca sulla campanella così che ti arrivino tutte le notifiche dei nuovi video che verranno caricati. Lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per salutarmi, per farmi sapere che sei passato o sei passata. Se hai bisogno di delucidazioni, commenti, dubbi, domande, qualsiasi cosa, richieste di video, scrivimele tutte sotto i commenti. Leggo tutti e commento sempre a tutti. Io ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!